Ciao a tutti amici, ben ritrovati. No, non intendo parlarvi di musica, tutt'altro vi parlo di un'azienda, la Caimi Luigi, che mi ha mandato alcuni prodotti. E che cosa c'entra la musica? C'entra perché pensate che la loro attività, che si è poi evoluta e trasformata nel tempo, è partita proprio dalla partiture musicali. È un'azienda milanese a conduzione familiare, fondata nel 1893, che per l'appunto attraverso l'eliografia divenne la fornitrice ufficiale del Teatro alla Scala di Milano, quindi delle partiture, della librettistica. Stavo guardando questo, pensate un po', Lire 4, un bel capitale per allora. E poi nel tempo invece è divenuta un'azienda che si occupa di materiale e forniture per l'ufficio, un SPA di tutto rilievo, che ovviamente ha nel suo catalogo molti giocattoli per tutti noi appassionati. Ve li presento poi con ordine. Comincio da Monteverde Monza 3. Monteverde è un'azienda statunitense che produce dalle stilografiche alle penne a sfera, ai roller, matite, insomma parecchi strumenti per la scrittura. Oggi ho scelto per voi un set. I set calligrafici o i set di scrittura sono particolarmente interessanti. Io perlomeno li considero tali perché danno e offrono la possibilità di sperimentare più soluzioni. Monza 3 contiene 3 pennini e ci sono tra l'altro due versioni di Monza 3 perché a seconda dei mercati possiamo scegliere una tipologia di pennino piuttosto che un'altra. Io ho quella che secondo me è la più interessante, che prevede il pennino fine, l'omniflex e il medio. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Innanzitutto una bella confezione in plastica, una bella resina semi-trasparente, opaca, solida, bella anche al tatto, con il logo. Eccolo qua, Monteverde, vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua, Monteverde. La fascetta che, vediamo se riesco a preservarla, la fascetta ci dice che cosa abbiamo dentro, in questo caso la penna è la penna Monza, insieme alla Regatta, assieme a tante altre, insomma Monza è un modello che è in produzione da Monteverde. 3 perché sono 3 i pennini, in questo caso c'è il pennino fine, quello omniflex e quello medio. Andiamo a vedere com'è. Io l'ho già aperto e vi dico subito che ci sono delle belle sorprese. Innanzitutto la penna. Sì, cosa troviamo all'interno? La penna, questa è una resina blu, un violetto trasparente, insomma molto bello, con i 3 pennini, 2 cartucce di cortesia, ma sì, avete visto bene. Avete visto bene perché ciascun pennino è dotato del suo converter. E questo è veramente un valore aggiunto non indifferente. Un converter che tra l'altro è di quelli intelligenti, come ho già avuto modo di farvi apprezzare, perché al suo interno ha una pallina per miscelare l'inchiostro anche nei casi in cui troviamo qualche difficoltà nel farlo scendere o quando è stato fermo per un po'. Vado ad estrarli. Qui abbiamo le cartucce di cortesia. Tra l'altro Monteverde, forse tutti non lo sanno, ma è un produttore di inchiostri con i fiocchi. Sono inchiostri bellissimi. In Italia purtroppo non arrivano, non è facile trovare tutte le collezioni perché per scelta si trovano più facilmente i colori principali, ma gli inchiostri Monteverde sono molto belli. Io personalmente li apprezzo molto. Ci sono delle serie come quelle dei fiori, quelle delle gemstone dedicate alle pietre preziose, insomma sono veramente molto belli, particolari. E poi non dimentichiamo che è vero che c'è il calamaio da 30, ma c'è anche il calamaio da 90 millilitri che ha un prezzo assolutamente interessante. Bene, veniamo alla penna. La penna è una bella penna, classica forma, anche insomma c'è qualcosa per impreziosirla, non è la penna in plastica tanto per farla, perché sì, dai, è una penna diciamo da set calligrafico, va in mano a chi va in mano e buonanotte. Affatto è una penna che denuncia anche delle cure, delle attenzioni nella costruzione. Innanzitutto la veretta è una veretta che riporta l'incisione Monteverde ed è anche fatta molto bene, molto leggibile, ben incisa. La clip ha anche delle scanalature, insomma c'è questo sforzo per renderla un pochettino anche più gradevole di quello che sarebbe potuto essere.
Inoltre, bella la trasparenza, bello il colore, le colorazioni poi sono diverse. E poi c'è un altro aspetto che mi ha colpito, l'alimentatore, che è un alimentatore trasparente e sembra quasi invisibile. Sembra un po' strano osservare i pennini con un alimentatore che in certe angolazioni scompare proprio. Siamo abituati a vederlo nero e invece questo si colora quando lo intingiamo nell'inchiostro. Anche questa penna, che ha la classica forma a sigaro e senza dubbio può ricordarne tante altre, ma di fatto stiamo parlando di una penna stilografica, vi dicevo al suo interno anche questa ha un converter, ha il suo converter tra l'altro ben realizzato, movimento fluido, parti in metallo, quindi non è soltanto in plastica, c'è una guarnizione che scorre all'interno del contenitore e anche questa ha ovviamente la sua pallina per miscelare l'inchiostro. Bella assolutamente, la tiriamo via, funziona a cartuccia, oppure ci teniamo il converter. Questa è una scelta che secondo me è premiante perché il fatto di poter disporre di 3 pennini, sapete che anche molti concorrenti di Monteverde adottano la scelta di presentare dei kit con 3 pennini, però non ci mettono nella possibilità di mantenere l'inchiostro, se per esempio abbiamo caricato sul pennino fine del nero e del blu su quell'altro, nel momento in cui lo dobbiamo staccare dal fusto della penna, ahimè, dobbiamo o lasciargli la cartuccia o dotarci di 3 converter diversi. Invece in questo caso li abbiamo già in dotazione perché in altri kit non ci sono. L'unica osservazione che mi permetto di fare, ma proprio come suggerimento a Monteverde, se mai mi stessi ascoltando, è fornire questo kit che trovo davvero completo, come vi ho detto, di un sistema di chiusura dei pennini, un cappuccio di plastica, anche becera quanto volete, ma che possa chiuderli, perché il fatto di lasciarci la possibilità di mantenere l'inchiostro nel pennino, quindi di poterli cambiare in un attimo, passare dall'uno all'altro, però avendo soltanto un tappo per chiudere, preservare dall'essiccazione, quindi dalle anche incrostazioni che si potrebbero generare sul pennino, sarebbe una cosa certamente gradita e suppongo anche che non sposterebbe più di tanto il costo della produzione. Un costo che tra l'altro è molto contenuto, anzi direi moltissimo contenuto, perché sono 3 pennini ma completi di 3 converter che, ecco, potremmo forse dire che costa come acquistare 3 singoli converter, giusto per darvi un'idea. Insomma, con una trentina di euro mi pare che ve lo portiate a casa ed è un prezzo assolutamente interessante. Intanto diamo anche un'occhiata un po' più da vicino a questa penna. Guardate il pennino come è fatto bene, come anche le incisioni sono belle ed è la cosa strana è questo alimentatore, vi dicevo, così trasparente, un po' insolito. La penna è fatta bene, vi dicevo, veramente una bella penna. La filettatura è una filettatura che termina su questa guarnizione nera, quindi anche lo sforzo, eccolo qua, di serraggio è ammortizzato, è una cosa che io apprezzo molto. Cose che costano niente, è vero, però è più il fatto di mettercele, cioè l'attenzione a queste piccole cose da parte del produttore che, vi ripeto, secondo me fanno una bella differenza. Ecco il converter, molto bello, realizzato molto bene e con all'interno, come vi dicevo, questa sferetta che serve per miscelare l'inchiostro ed è fondamentale. Vedo che negli ultimi tempi un po' tutti quanti si sono orientati verso fornire il converter con questa pallina che altrimenti in qualche tutorial vi ho insegnato anche come ricavare. Il cappuccio, che è l'altra parte interessante della penna, eccolo qua, con la sua bella clip, una clip lavorata anche sotto per cui non mette in difficoltà i fili dei taschini interni e vedete Monteverde usa una bella veretta argentata, bella, bella, una bella penna, per poi insomma rapportata al prezzo che ha decisamente molto bene. Questi sono i pennini, vi faccio vedere subito questo che è quello Omniflex. Il fatto che sia un Omniflex o comunque flessibile lo capiamo anche dai tagli che vedete sono prodotti qua. Sto preparando una serie di video, una serie in realtà è
quasi una bibliografia a dire il vero, sulla progettazione, sulle sagome, sulla nervatura, quindi su come vengono prodotti i pennini dal progetto alla stampa, e il fatto che abbiano dei tagli o una certa distanza, il foro dalla punta o comunque una certa anche apertura, quindi un diametro, insomma influisce molto sull'aspetto della elasticità meccanica. Andremo a mettere alla prova questo pennino Omniflex che mi ha incuriosito molto, insomma non mi aspetto certo che sia un pennino con doti di flessibilità come quelli vintage, perché a questo prezzo me ne comprerei un camion, ma sono curioso di metterlo alla prova. Ok, cominciamo con il pennino fine. Innanzitutto anche il tappo si svita e si avvita benissimo, senza difficoltà, e anche questo su certe stilografiche anche e ben più costose non è sempre così. Andiamo a provare. Monteverde Monza 3. Si tratta di un fine vero e proprio. Sto mettendo un po' alla prova. Ma è bello. Proviamo a farlo scrivere su un lato, sull'altro, in reverse nib, che diventa veramente sottile. Ma assolutamente nulla da dire. Oh, adesso, se vi siete accorti, anche l'inchiostro acquista un po' di intensità perché finalmente l'alimentatore si è bagnato del tutto, perché all'inizio era un po' stentarello, ma dobbiamo dargli anche il tempo. Proviamo un po' in velocità. Molto veloce, del resto la penna è leggera. Assolutamente una penna anche per appuntare eh, molto veloce, è leggera e chiaramente ci aiuta in questo. Il pennino è un pennino che comunque si fa sentire sulla carta. Non gratta, ma si fa sentire, un pennino fine. Un pennino fine abbastanza, direi, appuntito. Per quello avremo un tratto, come potete vedere, anche ben definito, molto nitido. È realmente un tratto fine. Non è un fine di nome, ma non di fatto, è veramente un tratto fine. Voglio andare a vedere come si comporta questo pennino fine, però su una carta un po' diversa, cioè con una trama e una fibra. Sapete che uso questi quaderni della monocromo, troverò una pagina bianca, no, devo usarlo per di qua. Quante volte vi ho detto appuntate tutto, scrivete tutto, queste sono le mie indicazioni sulla carta, su come le ho trovate, eccetera, perché poi è vero che io mi scrivo le schede, però poi me le dimentico anche certe volte, invece appuntando funziona tutto. Proviamo qui. Scrive molto bene anche qui. Sto adottando stili calligrafici diversi, ma scrive bene. Vediamo anche coricata. Sì, bene, bene. Proviamo gli altri pennini.
Ecco quello che dicevo. Adesso lascerò questo pennino. Ehm, lo smonto, vado a prendere l'altro, io per comodità adesso ci metto lo stesso converter, non ne inchiostro un altro, eccetera. Però questo dove lo lascio? Dove lo metto? Non posso lasciarlo così, non posso metterlo nel kit in questa maniera perché me lo macchia tutto. Ecco, è l'unica cosa che mi sento di chiedere a Monteverde, di pensare ad una soluzione, ad un cappuccetto, come altri ce ne sono. Non voglio fare nomi, ma sappiamo bene, conoscendo gli altri kit, di che tipo di soluzioni stia parlando. Certo, questo è un altro modo di scrivere molto più rotondo, molto più lavorato sotto, quindi mette certamente più ad agio. La penna diventa davvero scorrevole, Stilografica, Monteverde. Pennino medio. Infatti il tratto non è solo più grosso, lo vedete, non è solo più grosso, ma è anche più rotondo. Qui abbiamo effettivamente una comodità nella scrittura, però andiamo a perdere un pochettino il rigore della penna. Beh, è chiaro, è evidente che sia così, e cioè scorre di più, abbiamo quindi da una parte abbiamo guadagnato la scorrevolezza e anche, diciamo, la facilità, quindi abbiamo meno facilità, abbiamo meno fatica assolutamente, però abbiamo anche perso quella capacità di chiudere, vedete, di scrivere così in piccolo perché non ci sta dentro. Lo metto alla prova su una carta, quella di prima, che ha una finitura liscia, perché probabilmente qui sarà ancora più veloce, però è anche molto godibile. Scusate. Sì, è certamente più facile da utilizzare, più amichevole. Il tratto acquista anche un pochettino di saturazione in più, l'inchiostro diventa più evidente sulla carta, per forza. Guardate, questo era il pennino fine. Vediamo se riesco a stringere un po' di più. Questo è il pennino medio. Vedete che il tratto è decisamente diverso, però bisogna ammettere che per esempio l'alimentatore fa benissimo il suo lavoro, perché sì, l'ho provato una volta di intuizione prima di fare il video, giusto per sapere di cosa parlarvi, però l'alimentatore ha lavorato pochissimo, il pennino anche, però come vedete scrive molto bene. E adesso andiamo a provare l'Omniflex. Secondo me si chiama Monza perché il cambio del pennino avviene veramente come il tempo di un pit stop, veramente. Questo è l'Omniflex, pagina nuova. Beh, diciamo subito, Omniflex è una parola grossa. È una parola grossa, nel senso che io più che di flessibilità parlerei di elasticità. Si riconosce in questo pennino un lavoro diverso rispetto a quello dei precedenti, cioè è un pennino che senza dubbio è più elastico, cioè viene più incontro
viene più incontro a quello che è il movimento, proprio al dondolare della mano. La variazione di tratto anche andando a premere un po' non è poi così marcata, però non dimentichiamo che stiamo parlando di una penna che nel costo del kit ci sono 3 pennini, 3 converter, quindi insomma non possiamo aspettarci chissà quanto. È più godibile delle altre, certo, perché a me poi che piacciono i tratti, i pennini flessibili mi piace, e come potete vedere, vi faccio vedere, ora poi rimonto quell'altro, calligrafia, mettiamo un po' vi faccio vedere un po' di segni anche in piccolo però. Ci sono delle caratteristiche che richiamano fortemente l'elasticità del pennino. Se vado a prendere il pennino medio, che ce l'ho qua, lo rimonto perché tanto è un attimo, vi accorgerete che scrivendo, faccio la stessa cosa con pennino, vedete che non è la stessa cosa, sono, scusatemi, sono due cose un po' diverse. C'è proprio un modo diverso di approcciarsi. Vedete, in questi tratti qui c'è un'armonia diversa. È un pennino elastico. Diciamo che se dovessimo dargli, come faccio sempre, hard e flex, mettiamo a metà, io lo metterei hard flex, un pennino elastico, lo metterei qua, perché comunque non ha una elasticità come potremmo essere portati a pensare, cioè non è quella di un trampolino, è una elasticità meccanica che consente di avere una comodità e anche un piacere nella calligrafia maggiore rispetto a quello che un pennino rigido offre. Sono più d'accordo su una penna di questo lignaggio con questo tipo di elasticità, perché comunque vi consente di scrivere, di appuntare anche velocemente, dandovi un pochettino di comfort. Diversamente un pennino flessibile, per esempio, non si presta alle lunghe sessioni di scrittura, perché sapete che c'è un dispendio energetico maggiore, quindi ci si stanca prima, e anche soprattutto c'è una, come possiamo dire, una difficoltà maggiore nel mettere a segno il tratto, cioè nell'andare a essere precisi, perché la flessibilità non aiuta questo. Essendo un pennino flessibile ci mette anche del suo, invece se vogliamo essere precisi nei tratti dobbiamo usare questo. Faccio una controprova proprio perché mi piace questo pennino, vediamo se sono inquadrato. Sì, vedete che è meno facile. Vedete come, per esempio, poi ci sono dei video che spiegano meglio queste cose in dettaglio, vedete come la A in stampatello fatta così abbia dei tratti netti. Queste sono righe dritte, linee dritte. Queste non lo sono. La gambetta della A è flessa così, perché il pennino comunque è un pennino elastico che porta, con un po' di pressione, vedete anche il taglio, anche questo baffo, ad essere non proprio orizzontale ma piegato, quindi vi dà la possibilità di avere un carattere e quindi una calligrafia anche diversa. Cosa possiamo dire alla fine? Acciderbola è un bel kit, un kit che ha un costo estremamente contenuto, ci dà 3 pennini molto anche dissimili l'uno dall'altro, vale quasi la pena sperimentarli per farsi un'idea di quello che può essere scrivere con un pennino fine che strizza l'occhio quasi all'extra fine, con un pennino medio che rappresenta appieno il pennino medio perché è rotondo, è docile, vi aiuta e mette a proprio agio, è l'inizio, diciamo, proprio l'avvio per la strada del pennino flessibile, un pennino Omniflex elastico, chiamiamolo così. La penna è bella, anche le rifiniture, le abbiamo viste, sono belle. Perché no? Potrebbe essere una bella idea. Cari amici, vi ringrazio e come sempre vi aspetto ai prossimi video. Un saluto da Marco Chiari.